Quindi inseriamo la nostra palette di colori. Come vedete la pagina si è aggiornata. Ci spostiamo all'interno della cartella palette colori e come vedete è stato creato correttamente il nostro file. Lo apriamo e come vedete ha inserito tutte le direttive integrative che abbiamo definito con la nostra funzione. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione del form per la definizione di una nuova palette di colori. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire il file CSS con la nuova palette di colori e salvare il tutto all'interno del nostro database. Quindi per prima cosa ci spostiamo e ci loghiamo in phpMyAdmin. Selezioniamo il nostro database e creiamo una nuova tabella che la chiamiamo palette colori. Palette colori, sì, per l'area privata, vabbè. Primo campo identificativo id palette, autoincremento chiave primaria. Poi andiamo a salvare il nome del file, quindi nome, anzi il nome della palette che abbiamo definito col form. Varchar lo impostiamo a 30. Qua nel nostro form non abbiamo in realtà messo un max length e glielo andiamo a specificare ora, quindi max length 30. Bene, poi il nome del file, quindi del file CSS che andrà creato, ne diamo 30 caratteri anche a questo. Poi inseriamo l'FK utente che ha creato la palette di colori. E per finire anche un altro campo, magari ci salviamo la data creazione, campo date. Bene, quindi questa sarà la tabella che ospiterà i dati delle palette di colori definite dall'utente. Quindi nel nostro file, quindi nella nostra funzione, gli diremo insert into palette colori. Ai campi nome palette, virgola, nome file, virgola, fk utente, virgola, e data creazione, e gli diciamo values. Andiamo a capo. Allora, come primo dato gli passiamo il nome della nostra palette, quindi la variabile nome palette. Bene, poi per quanto riguarda il nome del file, in realtà non andiamo a utilizzare il nome della palette perché poi ci potrebbero magari anche essere dei doppioni, ma definiamo la variabile nome file che sarà uguale e utilizziamo la data e l'orario della creazione. Quindi estrapoleremo md, quindi anno, mese e giorno, senza utilizzare i separatori, e lo stesso anche per l'orario, quindi HIS. Bene, quindi in modo da avere una stringa unica. Quindi nome file sarà uguale a date, data e orario, e gli concateniamo l'estensione .css. Bene, quindi qua ci andrà la nostra variabile nome file, perfetto. Poi l'fk utente, ovviamente ci va la nostra sessione id utente, e per finire la data della creazione. Quindi ci ricaviamo anche data odierna e ovviamente la estrapoliamo nel formato corretto, quindi data odierna sarà uguale a date
y-m-d. Bene, effettuiamo l'inserimento dei dati e poi l'header location. Ora salviamo e testiamo l'inserimento di dati, quindi palette di test la chiamiamo, non specifichiamo neanche i colori, come vedete la pagina si è aggiornata, clicchiamo su mostra nella nostra tabella e come vedete è stato inserito correttamente il record, id palette 1, nome della palette, il nome del file CSS con la data della creazione con l'orario, l'FQ utente di riferimento e la data della creazione. Perfetto. Ora quello che dobbiamo fare quindi è all'inserimento dei dati all'interno del database andare a creare il file CSS con quindi i nuovi colori per l'area privata. Quindi per prima cosa definiremo directory, che sarà uguale al percorso dove verrà salvato il nostro file, che sarà privata CSS, e poi creiamo una nuova cartella al suo interno che la chiamiamo palette colori, punto nome file. Bene, quindi questa sarà la directory e visto che ci siamo creiamo direttamente anche la cartella al suo interno, quindi nuova cartella palette colori. Bene, poi definiamo come sempre la variabile file che sarà uguale a fopen directory in scrittura e poi definiamo la variabile text con il contenuto del nostro file, insomma quello che deve andare a scrivere. Allora, le prime direttive che dobbiamo andare ad associare riguardano il menu principale, quindi apriamo il file CSS dell'area privata e dobbiamo dare quindi le direttive AUL menu principale LI id attivo A e dargli il background color. Quindi gli diremo che text sarà uguale a UL id menu principale LI id attivo A aperta graffa background color e qua ovviamente al posto del nero dobbiamo inserire il colore link attivo principale, quindi la nostra variabile, e ovviamente prima della chiusura dobbiamo anche chiudere la graffa, giustamente. Bene, poi allo stesso modo concateniamo utilizzando i doppi apici uno /n per andare a capo. Bene, e poi continuiamo con le altre direttive, quindi text punto uguale e inseriamo le direttive per il passaggio del mouse, quindi ul menu principale li a due punti over aperta e chiusa graffa, e allo stesso modo specifichiamo background color link over principale. Riandiamo nuovamente a capo
Facciamo lo stesso col menu secondario. Quindi ricopiamo tutte le righe e modifichiamo soltanto i dati. Quindi questo sarà menu secondario. LI attivo, background color, link attivo secondario. Poi menu secondario, LI a over, background color, link over secondario. Perfetto. Poi ci vanno le direttive per la tabella. Quindi table, class tabella, tr titolo. Quindi inseriamo nuovamente, quindi table, class tabella, tr titolo. E gli diciamo background color, color intestazione. Bene, poi lo stesso per il piedi pagina, background color, eccolo qua. Allora, prima ricopiamo le righe e dobbiamo inserire quindi table class tabella trid piedi pagina. Background color, colore pagina. Perfetto. E poi per quanto riguarda il piedi pagina, nelle nostre tabelle abbiamo questo che è il colore del piedi pagina, perfetto, dove c'è la dicitura della production. Poi sopra abbiamo un bordo di 2 pixel che dobbiamo associarlo uguale al colore dell'intestazione. E nel foglio di stile, eccolo qua, border top 4 pixel solid, abbiamo scelto il colore, quindi dobbiamo anche associare quella direttiva con il colore dell'intestazione. Quindi aggiungiamo un nuovo rigo e gli diciamo table class tabella trid piedi pagina td. E qua non ci va background color, ma ci va border top 4 pixel solid e poi il colore, quindi senza i 2 punti, e ci va il colore dell'intestazione. Bene, poi ci va il colore al passaggio del mouse e il colore per le righe della nostra tabella. Ora, per quanto riguarda queste due impostazioni, in realtà le abbiamo lasciate impostate nella classe e non nel file CSS. Quindi qua abbiamo conteggiato il numero delle righe, ne abbiamo fatto una grigia e una bianca. Quindi innanzitutto gli diciamo, questo lo commentiamo, e gli diciamo che se il modulo di i è uguale a 0, definiamo la classe classe color uguale, e scegliamo un nome e la chiamiamo colorate. Quindi class uguale colorate, altrimenti class color sarà uguale a class default.
e nel nostro tr, quindi tutta la parte che riguarda la colorazione la cancelliamo e ci stampiamo la nostra variabile col nome della classe appropriata, quindi classe color, la variabile. Bene, e nel nostro file css definiamo table class tabella tr class default e gli diciamo background color e lo impostiamo bianco. Allo stesso modo facciamo con la classe colorate e gli associamo il colore grigio, quindi questa tonalità avevamo, e poi definiamo come si devono comportare al passaggio del mouse, quindi table tr default due punti over e impostiamo il colore che è presente nella nostra classe, quindi nella classe tabella, e gli impostiamo questo colore per l'evidenziazione, quindi quello che abbiamo scelto di default, e lo stesso facciamo con la classe colorate. Perfetto, quindi salviamo, ci spostiamo in elenco avvisi, come vedete le righe rimangono dello stesso colore che avevamo scelto e anche il passaggio del mouse. Perfetto, quindi nel nostro file, allora box tabella lo possiamo chiudere e anche il file tabella.php e quindi definiremo un nuovo rigo e gli diremo table class tabella tr default no colorate quindi background color colori righe bene, e poi altre due dove ci vanno invece default over e colorate over, quindi table class tabella tr class colorate due punti over e mettiamo il colore over righe. Perfetto, poi dobbiamo associare il colore al box informazioni, quindi sarà nella tabella form giustamente, quindi table class form div id info e quindi aggiungiamo un nuovo tr quindi table class form div id info background color color box info e per finire facciamo lo stesso con il table class form p max length. A questo sono andato poi a dargli le direttive non tramite il file JavaScript ma direttamente tramite il file CSS. Qualora non l'abbiate fatto potete tranquillamente andare a modificarlo. Quindi
table class form p max length text area, e quindi qua ci andrà table class form p max length, perfetto, e poi colore, la nostra variabile color box max length, perfetto. Direi che ci siamo, quindi gli diciamo fwrite $file $text, quindi andiamo a scrivere il contenuto del testo all'interno del file, e poi per finire gli diciamo fclose, quindi chiudiamo il file, quindi salviamo e andiamo a testare la creazione del file andando a personalizzare e a definire quindi il file CSS integrativo, dando come direttive quelle che abbiamo in realtà scelto di default. Quindi il nome della palette sarà palette default o della production, e specifichiamo i colori, quindi il link attivo sarà nero, lasciamo quello che abbiamo definito per il menu principale, all'over gli impostiamo il verde, poi come menu secondario link attivo sempre nero, al passaggio del mouse il viola, perfetto, poi sfondo box informazioni è un violetto chiaro, impostiamo questo per il momento, poi colore sfondo del box per il box delle text area mettiamo questo qua, l'intestazione della tabella nera, colore piedi pagina nuovamente il verde, poi invece il colore delle righe andiamo a cambiarlo, li mettiamo magari un azzurrino, quindi le righe della tabella, allora impostiamo questo un po' più chiaro, e all'over gli impostiamo invece l'arancione. Bene, quindi inseriamo la nostra palette di colori, come vedete la pagina si è aggiornata, ci spostiamo all'interno della cartella palette colori, e come vedete è stato creato correttamente il nostro file, lo apriamo e come vedete ha inserito tutte le direttive integrative che abbiamo definito con la nostra funzione. Ora apriamo il file privata PHP e includiamo anche questo file. Quindi prima richiamiamo il file originale e al di sotto richiamiamo privata CSS palette colori slash e inseriamo il nome del file. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, i link non sono cambiati, come vedete anche al passaggio del mouse il colore viene conservato perché non l'abbiamo sostanzialmente cambiato. Nei form il box informazioni ha assunto un colore differente, come vedete è una tonalità un po' più scura di quella che in realtà avevamo scelto. È stato cambiato correttamente anche il colore del box max length, è un po' più scuro, e nella nostra tabella elenco avvisi, come vedete ora il rigo non è più grigio, quindi abbiamo il bianco e il celeste, e poi al passaggio del mouse è stato cambiato correttamente il colore. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida andremo a definire la tabella con l'elenco delle nostre palette e imposteremo la modifica e la cancellazione dei record.